5 in via Eco 718 per loro. Però sono bravi, Stai al centro. Ma poi destra, se nuovo in via Eco 718. Fenomeno Boschi, via Bravo 455, in arrivo da 5 primi a verticale campo. In sottovento sinistro sulla 3, via Bravo 455. varianti del Ventura, è un tail dragger, questa è una versione sperimentale con il Rotax 916 se non vado errato,
4 posti. Sono vuoto? Sì, 2 volte. Se sono carico? Sì, anche. Sì, sì, ce la faccio. Ok, va bene. No, no, uso il rosso. Ho
Vabbè, io lo metto qua davanti, poi al massimo lo levo dopo. Chiamata all'aria per Castelnuovo Don Bosco, elicottero del settore. Piedi, due primi a sud-ovest del campo, riportato verso sinistra 3-3. C'è un aereo che fa evoluzioni sulla pista. Lungo finale, traffico in pista, numero 1, 541. Ti passo davanti, Giacomo. No, ma non a terra, vai pure. Ok. Sono primi a nord del campo. Abbiamo un giorno di 8, 6, 7, 4, ma l'inquinamento da...
dietro 541 punto attesa pronto di nuovo. Prendiamo sotto le luci il solito. L'atterraggio del 1000° Savannah. Sì. Spegnevano il motore. punto si avvicina, perché io sto scendendo così, il punto si avvicina, il viene sotto e sono libero. Il bello di questa macchina qua, che te deve sempre subito. Allora, nei sensori di solo c'hai la barra che fa avanti e indietro.
bellissimo il CH77 anche di Davide, e il piazzale completamente tutto pieno, bello, veramente bello. Qualche pezzettino. Grande Bonfa.
fatto un po' lentini, passa. Allora, io partirei intanto con un contesto, la tua storia personale, quindi Andrea, parliamo di te, come è iniziato il tuo percorso nel mondo? Va bene, dai. Continuiamo con la visita dei piazzali qua a Castelnuovo Don Bosco. Basse. Questo spiegato in pochissime parole. Savanna S l'abbiamo già visto prima. Abbiamo un altro Savanna S. Veramente ne sono stati venduti veramente tantissimi di Savanna S, perché è veramente un aeroplano molto aggraziato. Ecco, questo è un Savanna invece normale, come quello che avevamo visto prima. Il Savanna SR, quindi l'ultimissimo di produzione del 2024. Qui abbiamo il Savanna degli amici del gruppo piloti Valsesia di Varallo Sesia. Qua abbiamo un bellissimo Bristol, tra l'altro certificato. Questo qua è il B23. Un altro Savanna S, manco a dirlo. Un altro Savanna S. Altro Savanna S. Sono stati veramente questa linea, con questa linea qua del Savanna S l'ICP ha veramente fatto gol, perché è piaciuta tanto rispetto a Savanna normale. In effetti, se li vedete anche in questo caso, ecco, tra l'altro questo qua è invece uno dei primi Savanna, è uno dei primi Savanna che aveva lo slatterone, eccolo qua. Quindi questo aveva lo slatterone fisso, quindi questo qua è un Savanna di quelli ancora storici, diciamo, uno dei primissimi Savanna iniziale, e fatemi dire, nato con questo slatterone qua. Il VG che abbiamo visto prima ha sostituito praticamente tutta questa parte qua, aumentandone addirittura l'efficienza. Ecco, quindi questo è come, diciamo, negli anni 80 venivano interpretati gli aeroplani da VDS, da volo da diporto sportivo. Ecco, in questa foto qua potete vedere la differenza di praticamente 40 anni di storia dell'ICP, Savanna originale e Savanna S, che praticamente è la filosofia dell'ICP dell'ICP di oggi. Quindi questo è veramente stato un caso che questi due aeroplani sono stati parcheggiati molto vicini. Continuiamo la nostra carrellata dei piazzali con questo, è un P2002, sì, non è un P96, un Cessna 172 veramente intramontabile. Anche questo
ha fatto abbastanza la storia del VDS, e non è che se ne vedono tantissimi. Qua abbiamo un bellissimo Tarragon, della Tarragon. Beh, questi ovviamente sono gli aeroplani moderni da 300 all'ora, questo è dell'amico di Racconigi. Un bellissimo groppo Trail con un MD3, qualcuno se ne vede ancora in giro di questi, molto carino. Questo qua sembrerebbe un Pioneer 200, se non vado errato. Sì, dovrebbe essere un Pioneer 200, sì, infatti Pioneer 200. Ecco il bellissimo sincro della Fly Synthesis, che adesso non si chiama più Fly Synthesis, andatevi a vedere il video di Aero. È stata rilevata da una società egiziana. Qua ancora c'ha il nome Fly Synthesis. Dicevo, non si chiama più Fly Synthesis, adesso si chiama Gripen Aircraft Industries. Ha praticamente ripreso tutti i modelli, diciamo, di punta della Fly Synthesis e li ha rimessi in produzione, perché la Fly Synthesis adesso non c'è più, ovviamente friulano. Un bellissimo Carbon Cab, stupendo, il nome stupendo, bellissimo. Questo è un bellissimo Cessna 180 che se l'è andato a prendere in America, se l'è portato qui in Europa. Ha ancora hanno tenuto il nome, il rottame, bellissimo, fantastico, bellissimo questo Cessna 180, ancora la matricola vecchia. Questo praticamente l'hanno preso veramente da un rottame, da un cascinale in America, l'hanno rimesso in condizioni di volo e l'hanno portato qua in Europa. Stupendo che sia venuto qua. Ecco un aeroplano che secondo me è un altro di quei progetti che ha avuto poco successo e non so perché. Ecco, dicevamo, ecco qua uno dei pochissimi esemplari di Sonex, un aeroplano che veramente non ha avuto una storia abbastanza triste. Qua in Italia ce ne sono 3 o 4 che volano, eppure è un aeroplano che vola benissimo, vola veloce, non riesco a capire come mai. Questo lo costruiscono in kit in Sardegna, non riesco a capire come mai. In America è pieno di questi aeroplani qua nel mercato europeo non ha assolutamente, non si sa come mai non ha avuto seguito. Un VT9 Dynamic, questo molto bello. Continuiamo la visita dei piazzali. Ecco, ovviamente il Savannah non poteva essere che anche biciclo. Questo l'hanno nominato piattone, bellissimo. Quindi questo è un Savannah VG biciclo, un altro Savannah S. Un altro Savannah degli inizi, primordiale, ancora con gli slatteroni. Fantastico. Un bellissimo trail con il 914 dell'amico il Matteo che vola, che saluto. Trail ovviamente di groppo, Savannah VG.
bello Savannah VG, e un altro Savannah S, classico arancione, questo era stato diciamo il colore di lancio, e un Zodiac CH601 di Garzigliana appena arrivato. Intanto c'è un'Elimania Web che si aggira per i campi. Molto bello. Adesso proseguiamo per l'ultima fila. Bene, sono comunque arrivati sono arrivati abbastanza di aeroplani qui al 18° raduno di ICP. Finiamo la fila degli aeroplani che sono arrivati qui al 18° raduno con questo aeroplano che sinceramente non so cosa sia, sembra un Firefox, ma sinceramente non so che cosa sia. Un BRM Citius della ex portoghese BRM, adesso non esiste più. Un Evector coperto, un bellissimo P92 che ha fatto un incrocio con una zebra, un Pioneer 300 o 200, credo che questo qua sia Pioneer 300, sicuramente Pioneer 300. Questo è il Pioneer 200. Di questo qua non mi ricordo mai il nome, mannaggia la miseria. Ecco, non poteva mancare il P92 che come dicevo prima questo è diciamo il fratellino del Savannah, perché sono cresciuti insieme. Ovviamente sono di due aziende diverse, uno della Tecnam, l'altro è dell'ICP, ma sono praticamente i due aeroplani che più di tutti hanno messo le ali alla generazione di piloti negli anni 90. Quindi anche il P92 è glorioso, ed è glorioso quanto il Savannah. Il Bristol ex Matteo che vola, un bellissimo RV7, l'8, bellissimo, fantastico, tra l'altro è arrivato dall'Austria, bellissimo, uno Skyleader 600, insomma di aeroplani. Ecco qua, poi possiamo vedere tutta la panoramica dei piazzali. Beh, sicuramente complice la bellissima giornata, i piloti hanno risposto a questo evento della ICP, che si fa sempre in questo periodo, inizio metà settembre. Complimenti ancora ICP per il suo 1000° Savannah. Ovviamente se vi piacciono questi video, mi raccomando, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao!